ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi tre varianti, un messaggio che devi arrivarti adesso in base a quello che nelle prossime ore, nei prossimi giorni ti troverai a vivere. E andiamo a vedere qual è il consiglio sciamanico, cosa ti vogliono dire gli spiriti a mezzo dei tarocchi e degli oracoli, in base a quello che stai per vivere nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Quindi questo messaggio ti arriva in un momento specifico affinché tu debba sapere determinate cose. Sono dei video questi sempre validi dal momento in cui lo guardi, ok? Abbiamo tre varianti, le potete sentire anche più di una e sotto all'info box trovate la timeline di ogni variante, ok? Allora, partiamo dalla prima, vediamo un po'. Cos'è che devi sapere? Andiamo a farci una struttura della diagnosi energetica personale, primariamente. Cos'è che devi sapere che ti sta per accadere e cosa devi sapere in base a cosa ti sta per accadere. Chiedo agli spiriti di realizzare questa creazione per te. Allora, andiamo a vedere l'energia tua attuale. L'energia tua attuale. Qua abbiamo il 7 di coppe. Ti vedo con un'energia di festa probabilmente, oppure di entusiasmo. È come se avessi ritrovato l'entusiasmo probabilmente in questo momento, oppure hai delle scelte da fare, in base anche all'iconografia della carta, no? E magari ti stai domandando quale scelta faccio, qual è la più giusta. Sappi che stai per fare delle scelte che ti apriranno una nuova fase della vita, con questa farfalla. E potresti trovarti alcune di voi in confusione, oppure avere tanti fronti aperti, degli scenari aperti, no? E cercare di capire qual è la strada migliore per te, dove ti porta il tuo cuore e non dove ti porta la tua mente, no? Vediamo quali sono le influenze esterne che avrai o che stai avendo prossime ore, prossimi giorni. Le influenze esterne. Il mago, qua c'è un'opportunità. Alcuni di voi si sentiranno contenti o contenti per un'opportunità che arriva. Il mago esternamente è tu hai le capacità di fare questa cosa e ti arriva questa opportunità dall'esterno. Può essere un'opportunità di qualsiasi natura, è l'inizio di qualcosa per cui tu hai tutte le carte in regola per poterlo realizzare. Va bene? Vediamo la tua forza interiore. Il 4 di denari, saper creare struttura, non disperdere l'energia. La tua forza interiore è saper creare struttura e non disperdere energia. Quindi sta arrivando un'opportunità importante dall'esterno. Alcuni di voi sono già contenti o contenti a livello energetico. Sta arrivando questa opportunità, altri magari sono un po' confuse, un po' confusi. Sta arrivando un'opportunità di inizio di qualcosa. La tua forza interiore è saper strutturare il 4 di denari. A volte il 4 di denari indica anche resistenza, no? Essere molto attaccati a quello che si è strutturato e non lasciarsi andare. In questo caso, nella sezione la tua forza interiore è la struttura che sai dare a qualcosa che poi possa ergere in modo solido. Tu hai questa capacità, la struttura. Vediamo quale può essere il blocco principale in merito a questo momento. L'asso di coppe. L'asso di coppe mi parla di felicità. Qua abbiamo il 10 di spade, no? Mi può parlare di una relazione, mi può parlare di un dolore, di una relazione finita o di qualcosa che è finito, di un dolore di una fine necessaria che ti impedisce di essere di nuovo felice, sia a livello lavorativo sia a livello relazionale, quindi un po' di difficoltà ad aprire il cuore a lasciarsi andare. E allora vediamo anche il lato in ombra del 4 di denari. La tua è una capacità di creare struttura nelle cose, essere la base solida. Ma a volte questa struttura può essere il lato in ombra nel non riuscire a lasciarsi andare, a stare nel conosciuto, no? Avere un po' di remore verso ciò che non si conosce. Quindi qua il blocco principale, vedo, può essere l'apertura emotiva, il lasciarsi andare. E quindi andiamo a vedere qual è il cammino di apertura, invece. Qual è il cammino di apertura? Re di spade, avere le idee chiare e saper discernere, questo sì, questo no, cioè
il cammino di apertura mi dice che saprai avere le idee chiare per scegliere. Magari grazie anche a questo che ti sto dicendo con questa lettura, sai che ogni ferita che tu hai avuto è stato un forgiare le armi spirituali per poter avere una mente chiara e lucida per prendere le giuste decisioni. Io vedo già che qua che lo farai prendendo la giusta decisione in merito a questa opportunità che avrai davanti. Può essere un'opportunità d'amore, un'opportunità di lavoro, qualsiasi opportunità ti si presenta davanti, puoi stare un po' confuso per questa capacità di lasciarti andare perché magari hai avuto un dolore, una chiusura in merito a un'opportunità simile o nel passato. Però cosa ti dicono qua come cammino di apertura? Re di Spade mi dice che tu avrai una mente capace di tagliare il superfluo e prendere le giuste decisioni per aprirti a questa bellissima opportunità. Vediamo adesso qual è il consiglio sciamanico. 7 di bastoni, supera gli ostacoli difendendo quello in cui credi. Supera gli ostacoli, 5 di coppe, che sono relativi alla paura di amare, alla paura di darsi, alla paura di offrirsi, no? Il consiglio sciamanico, il 7 di bastoni è supera questo ostacolo che è la paura di lasciarti andare, di avere fede nell'invisibile, in questa opportunità. Supera questo ostacolo difendendo quello in cui credi, perché tu sei bravissimo, bravissimo a dare struttura alle cose, a mantenerti centrata o centrato, con un lato in ombra di paura e il rischio di lasciarsi andare. E quindi in questo momento avrai questa opportunità importante esterna dove ti viene chiesto di lasciarti andare pur mantenendo la tua capacità di saper dare struttura, di saper creare cose solide. Avrai le idee chiare per farlo e il consiglio ribadisce, ti ribadisco ciò che dice il consiglio: combatti per quello in cui credi, combatti per amore. Che cosa vuol dire combattere per amore? Non significa combattere per un'altra persona, significa far emergere le tue qualità, i tuoi talenti grazie alla lotta contro le tue stesse resistenze al darti. Ok? Sì. Quindi questa è la struttura energetica. Ok, adesso mettiamola un po' più su. Andiamo a vedere nello specifico l'opportunità del bagatto, del mago, su cosa ti sta per accadere in base a questo quadro energetico. Cinque di bastoni, l'imperatore, 4 di spade. Ci picchia, ecco perché c'è la torre e la luna. C'hai un po' di paure in merito a qualcosa che è successo nella tua vita o sta succedendo in questo momento. C'è questa grande opportunità che si apre per te, però vedo un po' di scontri, un po' di tensioni in merito a qualcosa che... allora, io qua vedo che una struttura è caduta, qualcosa è caduto e ti sta rendendo un po' confuso in merito a ciò che sarà. Allora il 4 di spade mi dice che ci può essere un fermo in questo momento o semplicemente la necessità tua di ricaricare l'energia e smettere di dare credito ai pensieri limitanti, perché è come se mi dicessero che puoi stare avendo un po' di tensione, ci sono idee contrastanti dentro di te, ti puoi essere scontrato o scontrato con qualcuno. Però il punto energetico fondamentale è qua: fede nell'invisibile, fede in un processo di distruzione di una vecchia realtà che credevi solida. Mi spiego cosa voglio dire? Perché vedi, avere fede in ciò che non si vede piuttosto che la paura dello sconosciuto. Questo mi stanno dicendo. Hai visto, no? Le carte prima. E ancora in merito a cosa ti sta per accadere, 2 di bastoni. 10 di coppe, in arriva una grande felicità, in arriva una grande felicità, l'appeso e l'8 di spade, in arriva una grande felicità anche se tu non la vedi. Alcuni di voi possono sentirsi un po' bloccati o bloccate per questioni altro, no? Cioè, l'appeso qua mi parla di una carta che ti costringe a guardare le cose da un'altra prospettiva. Ed è come se la felicità io qua la vedo per te col 10 di coppe, in arrivo questa grande felicità, però ti chiede di guardare le cose da un'altra prospettiva. Guardando le cose da un'altra prospettiva in merito a degli eventi che hanno potuto far crollare le tue vecchie certezze, questo ti cambierà la visione.
fede in ciò che non vedi, fede nell'evento che è potuto essere distruttivo, un evento catastrofico oppure una perdita di certezze, abbi fede nello spirito di quell'evento. Abbi fede nello spirito di quell'evento, perché la felicità è dietro l'angolo. Questo impedisce alle paure della mente di acciuffarti, questo è il senso. Vediamo cos'altro sta per accadere. 9 di spade, guarda come la mente ti prende, guarda la forza, trattengo, la papessa, segui solo la tua intuizione perché la mente ti sta rovellando su questa felicità, nel raggiungimento di questa felicità. È come se la mente sapesse come farti raggiungere la felicità e non è così. E qua invece devi utilizzare una grande forza interiore per dare retta all'intuizione e non dare retta alla mente. Io non lo so cosa stai attraversando qua, lo so che hai paura ad aprirti, a darti. Qua mi dice invece di risolverla questa cosa, perché ne arriva una grande opportunità qua. Adesso stiamo esaminando questa opportunità, come si è verificata e come si verificherà. E quindi avere la forza interiore di seguire l'intuizione e non le tue paure. Ok? Vediamo cos'altro. Paggio di denari, sono in arrivo delle proposte qua, cavalieri di bastoni, vedo che sono in arrivo delle proposte, paggio di denari e cavalieri di bastoni, anche molto velocemente, anche molto, magari sono proposte di lavoro magari che ti danno questa felicità o una proposta in concreto che cambia assetto, cambia immagine. Come vedi qua ci sono delle carte di rallentamento, di fermo, no? Di cambiamento della prospettiva e subito dopo, seguendo le intuizioni, il coraggio di seguire l'intuizione, il coraggio di avere fede nell'invisibile, di non muoverti esternamente fin quando non ricevi quell'intuizione lì, eccole qui, paggio di denari e cavaliere di bastoni. Sono in arrivo delle comunicazioni di sblocco alle difficoltà, perché tu internamente le superi con la fede nello spirito di un evento che ha portato una distruzione di certe certezze, di certe formalità o di un certo modo di pensare, no? O di essere o di agire. Cos'altro abbiamo? E il paggio di coppe, ti vedo rifiorire come una farfalla, te lo dicevo anche qui, ti vedo piena di gioia, di gratitudine o pieno di gratitudine, di gioia, di entusiasmo verso la vita. Vedi quante carte più pesanti abbiamo avuto qua sopra. Ecco, molti di voi l'hanno già vissuto questo e ci hanno fatto proprio la descrizione, una vera e propria narrazione, no? Allora, l'energia si sblocca rapidamente e col paggio di coppe qui mi racconta proprio di questa tua armonia ritrovata, della bellezza, a discapito delle paure che ti ha fatto sperimentare la mente. Questi due paggi mi parlano di persone che ti chiamano, persone che ti scrivono, qua c'è un alleggerimento in toto, persone che si mettono d'accordo, persone che la tua gioia di vivere ritorna, vedo qui. Ecco perché avrai le idee chiare. La tua capacità è quella di saper costruire, ma a volte questa capacità diventa rigidità, come vediamo anche con l'imperatore 4-4, no? E quindi che succede? Che arrivano momenti in cui i sogni della mente si frantumano perché si deve frantumare la nostra rigidità e avere fede nell'invisibile. Ok. Cos'altro quindi sta per accadere in merito al mago? 5 di coppe, qua ti vedo elaborare una certa sofferenza, una certa perdita, però non concentrandoti più su quello che è il rancore, la perdita, ma piuttosto a farti alleate queste ferite. Le tue ferite sono i tuoi più potenti alleati. Va bene, ti vedo che sei stata triste o sei triste per qualcosa o puoi essere triste. Ricordati che quando ci sono i 5-5 che si ripetono, no? Anche 4-4, in questo caso il 5-5, perché stanno avvenendo dei cambiamenti che possono essere destabilizzanti all'inizio, perché quando avviene un cambiamento, che cos'è la destabilizzazione quando arriva un cambiamento? Che tu stai perdendo una vecchia identità. Un'identità che non funziona più, quella del controllo, dei limiti, no? E in questo caso ti suggerisco fortemente di farti il rituale di morte e rinascita che trovi sul canale, ma se stai facendo la pratica dei 21 giorni profetica, lo farai, ecco. Cos'altro? E poi abbiamo il re di bastoni. Ti vedo una forza vitale entrare dentro di te stratosferica. Perché il mago, quando si allea con il principio della dolce tristezza, diventa potentissimo. Quindi, qua il re di bastoni ti vedo con la capacità di leadership, di visione, e vedo anche delle persone che sono corrispondenti alla tua dinamismo interno ritrovato che ti portano
buone notizie, cambi, slancio vitale, capacità di visione, di vedere al di là, di leadership, è bellissimo. Che cos'altro? Ancora un'altra. E qua abbiamo gli amanti. E qua parliamo, gli amanti non sono solo l'amore romantico, parliamo di scelte maturate grazie a un'esperienza profonda che è stata fatta. Qua è stata fatta un'esperienza del dolore molto profonda. Ma non solo di questo, parliamo anche d'amore. Nella lettura mi stanno raccontando che se tu non hai trovato una persona o se non c'è una persona, qua c'è una persona assolutamente nuova, dove inizialmente puoi avere un po' di remore ad aprirti, ma poi abbatti le tue resistenze. Qua c'è una persona piena di coraggio, piena di leadership, piena di visione, volevo dire, no? E anche qui fede nell'invisibile è fondamentale e soprattutto meno controllo, cedere proprio il controllo, meno controllo, perché qua è o il rinnovo di una relazione oppure una relazione nuova, mi dicono. Quindi mi parlano di più aspetti dove magari ti sei sentita abbandonata o abbandonato, c'è il rinnovo di una relazione, però questo ha come presupposto una scelta matura e consapevole. Le carte di prima ci indicavano laddove dovevi avere più attenzione, no? Difendi le tue posizioni, sii aperta all'amore, tu hai la capacità di saper creare ottime basi, ma l'ottima base per poter erigere una grande cattedrale interiore ha a che fare con la fede in quello che arriva, ok? Bellissimo, bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Gli oracoli genealogici della Maria Vittoria. Abbandono, infatti qua abbiamo il 5 di coppe, vedi? Non sono mai solo, la mia vita è piena di momenti stimolanti e meravigliosi. Questo è quello che ti sta per arrivare. Pieni di momenti stimolanti e meravigliosi. Qua stiamo elaborando la dea dell'abbandono, che non è una nemica, non è un nemico. Questo è come la base, il presupposto per la realizzazione di questa, di quello che sta arrivando per te. Un incontro, facciamo questo, facciamo quest'altro, e voglio raggiungere la felicità e la mente dice non è possibile se non ho segnali dall'esterno, si è rotta una relazione, è crollato tutto per incapacità di intendersi, soffro l'abbandono, quindi alleiamoci a questa dea così cara alla nostra umanità, di cui noi in qualità di umani ne facciamo parte, no? Siamo espressione e quindi questo oracolo ti sta dicendo che la tua vita sta per realizzare dei momenti stimolanti e meravigliosi. Va bene? Vediamo cos'altro ti dice, ti dicono questi oracoli. Eccolo. Memoria genealogica numero 7 che corrisponde al carro. Ringrazio i miei genitori per tutto quello che hanno fatto per me, per avermi cresciuto come sapevano e potevano fare. Ora è arrivato il momento per me di prendere la mia strada. Allora qua noi non stiamo risolvendo il problema con una persona che ci ha dato abbandono o con una situazione che ci ha dato abbandono. Stiamo, attraverso la pacificazione delle immagini perturbata, stiamo proprio pacificando, ci stiamo dando il permesso di prendere la nostra strada rispetto ai nostri genitori, rispetto ai patti antichi. E quindi il carro mi parla di prendo le redini della mia vita e vado, non mi sento in colpa di gioire, non mi sento in colpa di godere, perché la colpa è una memoria antichissima che risale fino al mito, no? Il sentirsi in colpa nel mito è quando l'uomo ha tradito l'equilibrio, il patto uomo-natura e quindi noi riperpetuiamo la stessa immagine, lo stesso archetipo con immagini differenti, ma è sempre la dea dell'abbandono. E quindi mi sta dicendo con questa carta che tu vai a pacificare questa immagine e ti dai il permesso di prendere la tua strada. Queste carte ce lo confermano, no? Magari i tuoi genitori ti hanno cresciuto come tutti i nostri genitori al meglio del loro livello di consapevolezza, ognuno fa quello che può con i mezzi di consapevolezza che ha. E qua parliamo di consapevolezza relativa al troppo controllo, alla differenza di idee, al dover combattere per emergere. Ecco, qua ti dicono supera le tue difficoltà inerenti all'apertura del cuore, che significa l'apertura verso gli eventi anche disastrosi che sono stati funzionali a far crollare un'identità che non era più funzionale alla tua anima.
tu hai la capacità di creare delle basi straordinarie, ma quel controllo che metti nell'aver paura dell'ignoto è ciò che dovevi evolvere in questo momento, fede negli eventi, ok? Vediamo cos'altro ti dicono questi oracoli, sempre della Maria Vittoria, questi le carte della numerologia. Raggio di sole, mio padre è la mia guida, che rapporto ho con lui? Qua si risolve il rapporto con il padre, l'avevo già visto con l'imperatore, anche questa carta me lo diceva, magari abbiamo percepito l'abbandono dall'archetipo padre, o un padre troppo presente, oppure un padre padrone, o un padre troppo assente o troppo presente, sono comunque sbilanciati, no? In qualsiasi, o dove tu hai percepito l'abbandono da figure maschili. Allora qua sta arrivando il sole, quindi è come se mi dicessero mi do il permesso di godere, c'è felicità che arriva nei tuoi confronti adesso, c'è felicità e vi consiglio anche di fare la pacificazione delle immagini perturbate sull'archetipo padre. Video magia pratica 11, il pentacolo magico, ok? Mettiamone alcune di queste, ancora un'altra. La pecora nera, puoi essere stata o stato la pecora nera della famiglia e quindi che non rientrava nei modelli di riferimento del padre o delle figure familiari, no? E qua dice sei diversa dal gregge, hai una marcia in più, sii felice e vivi la tua sana follia. Cioè quello che ti stanno dicendo gli spiriti a mezzo degli oracoli è che sta arrivando il momento adesso, prossime ore, prossimi giorni, dove tu vedrai la tua diversità come unicità, dove tu vedrai la tua marcia in più, non più come una diminuzione, non ti darai obiettivi minori, non ti limiterai e vedrai qualsiasi distruzione che è accaduta recentemente nella tua vita o che sta accadendo, qualsiasi caduta, la vedrai come necessaria per farti emergere, capito? Vivrai la tua sana follia le prossime ore, i prossimi giorni, come qualcosa che ti ha salvato la vita. Cioè, ti ha salvato proprio l'esistenza, ok? Molto forte questa lettura, è molto forte questa lettura. Mettiamoci un oracolo di questi adesso. Oracolo di Avatar, la magia di Eiwa. La bellezza, positività, guardare oltre. La bellezza è sia un percorso che si percorre che una pratica quotidiana. Il percorso è dove scegli di percepire solo la bellezza davanti a te, dietro di te e tutto intorno a te. Come vi insegno sempre, la bellezza è il fine ultimo dell'anima. Invece il fine ultimo dei valori morali, etici, è il controllo. E quindi quello verso cui tu ti stai dirigendo adesso sono i valori della bellezza. I valori della bellezza sono i valori dell'autenticità, non più conformi a delle gabbie, no? Ma la pecora nera porta bellezza perché porta in essere e li manifesta i valori dell'anima. Il percorso spirituale vero, il percorso sciamanico, è un percorso di bellezza, è un percorso estetico, invece il percorso sociale è un percorso etico, moralistico. E quindi la via della bellezza è la via dove tu vedi la bellezza ovunque, comprensiva di quelle emozioni, dolce tristezza, dolce malinconia, alla quale ti sei alleata, perché ti permettono di realizzare doti, capacità e talenti senza la quale dolce tristezza non avresti potuto accedervi. Mi spiego? E qua dice la pratica è dove agisci per portare bellezza in ogni situazione in cui ti trovi. Quando le cose si mettono male, agisci per portare integrità e pace nell'incontro difficile, quello che tu sai già fare, tu porti struttura, integrità. E quando tutti gli altri percepiscono solo l'oscurità,
tu indica la luce e aiuta a scoprire i tesori nascosti. Hai un grandissimo potere, il grandissimo talento di portare in te bellezza e farla scorgere agli altri, semplicemente con il tuo esempio. Non so se hai fatto le meditazioni con me, sicuramente se fai la pratica dei 21 giorni le hai fatte spesso. Voglio essere bellissima, la meditazione voglio fare impazzire il mondo, e anche la meditazione voglio essere selvaggia, autentica, no? Autentico. Ecco, anche quella ti consiglio di fare adesso, insomma, quando lo senti, perché questa lettura, la meditazione o comunque le pratiche che vi dico sempre, servono a farvi cooperare con gli dei che hanno raccontato la narrazione, va bene? E tutto brillerà di nuova luce. Quindi, detto questo, ragazze mie e ragazzi, non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua nella seconda variante con le mie ragazze e i miei ragazzi. Allora andiamo a fare una struttura energetica rispetto a quello che ti sta arrivando nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Andiamo a vedere il consiglio sciamanico, come relazionarsi a tutto affinché tu possa avere una direzione esatta e conforme ai dettami della tua anima. Allora, chiediamo agli spiriti di realizzare questa creazione per te. Vediamo prima di tutto una struttura energetica, una sorta di diagnosi energetica personale tua in questo momento. Allora, andiamo a vedere l'energia attuale tua qual è. Wow, quando ti vedo così mi fa impazzire con la regina di bastoni. Anche se sei uomo, ti vedo molto magnetica, magnetico, erotica, con il potere nelle mani, con la capacità di saper guidare, ispirare più che altro, ispirare, è un'energia potentissima, bellissima, di grande impatto, di grande impatto. Vediamo un po' le influenze esterne che hai, cosa arriva dall'esterno come influenze esterne. Una regina di denari. Allora, questo fuoco ha la capacità di radicalizzarsi, questo fuoco ha la capacità di rendersi materia, questo fuoco riesce a scendere nella materia. Perché ti dico questo? Perché qua hai la figura di una donna con la quale ti confronterai, o un archetipo femminile, o ti stai già confrontando, che porta radicamento nella tua vita. Abbiamo una persona stabile, una persona che può essere uno specchio per te, da esempio, può essere un'amica, una datrice di lavoro, una persona che stimi, una persona qualcuno, una figura, un archetipo femminile con il quale ti stai confrontando e che porta struttura nella tua vita, o un richiamo ad essere strutturata, a strutturare questo fuoco che hai, no? Può essere una persona che ti propone qualcosa a livello lavorativo o a livello pratico, o può essere semplicemente il confronto che hai con un archetipo femminile che ti porta a radicalizzare questo fuoco, a far sì che questo fuoco diventi struttura, diventi materia, diventi struttura, no? A volte anche con degli scontri ci può essere questo, no? Noi dobbiamo vedere sempre l'archetipo. L'archetipo, non esiste la persona come veicolo, dobbiamo vedere sempre l'archetipo affinché possiamo scioglierlo e risolverci, no? Vediamo la tua forza interiore. La tua forza interiore è quella di saper hai una bellissima forza interiore con il 6 denari, perché hai la capacità di aiutare e di supportare. È possibile che tu ti trovi a che fare le prossime ore, i prossimi giorni con una persona alla quale tu darai il tuo impeto, la tua energia, il tuo magnetismo, hai la capacità di ispirare anche una persona più terra, una persona più radicata, no? In nuove idee, con la capacità di ispirare. Tu vedi il tuo potere in questo, l'altra persona apprende dalle tue idee riscoprendo il suo potere. Perché il 6 denari è una carta di grandissimo equilibrio, il giusto dare e il giusto avere, cioè tu dai a partire dalla tua energia, ma senza la necessità di avere la ricompensa immediata in quello, dai per il gusto di dare, semplicemente con la tua presenza, con la tua energia di magnetismo, di erotismo, di ispirazione.
Quindi la tua forza interiore è quella di capire, di sapere anche laddove sono i tuoi limiti, di sapere anche laddove preservare la tua energia, ok? Hai questa capacità interiore. Quale può essere il blocco principale? Prossime ore, prossimi giorni, blocco principale. Il 10 di denari è proprio quello che ti ho detto prima. Allora, il 10 denari, il 10 denari è una carta bellissima, no? Il blocco principale può essere quello di rimanere legati a una certa struttura familiare, a un certo modo di pensare, di vedere la solidità, a un certo modo di vedere, secondo il patriarcato, ecco, un certo modo di strutturare la propria vita, un vecchio modo secondo cui strutturare la propria vita, anche a un vecchio senso di stabilità, cioè che cos'è per te la stabilità? Allora il blocco può essere andare a confrontarsi con i vecchi pattern energetici legati alla famiglia d'origine, che è legata alla cultura, alla nostra cultura. Sì, perché sai che quello che dai ti torna, no? E allora il tuo dare, il tuo darti, ti torna magari non da quella stessa persona, ma ti torna dalla vita. E questo, il blocco con 10 denari qui è la pacificazione dell'albero genealogico, la pacificazione degli avi e degli antenati. E qua ti invito, qualsiasi cosa tu stia vivendo in questo momento, adesso lo andiamo a vedere anche, sviscerare con i tarocchi, la pacificazione sull'immagine dei femminili della tua genia. Magia pratica 11 con il pentacolo magico. Sì. Puoi fare anche la pratica che abbiamo messo nel nostro lui-lei, chi è il tuo demone, chi è il demone alleato, no? Vediamo un po' qual è il cammino di apertura. L'otto di denari è il cammino di apertura. Allora, qua è molto chiara la cosa. Allora, l'otto di denari mi parla del lavoro, mi parla dell'impegno che metti nelle cose, senza necessità più di appellarti ai vecchi modelli di che cosa significa una vera stabilità, perché tu dentro di te hai già la capacità di creare equilibrio a livello energetico, a livello di tempo, sai già quello che devi dare, quello che non vuoi dare, cioè sai i tuoi limiti, sai come aiutare, sai darti, allo stesso tempo sai anche mantenerti stabile. Quindi l'otto di denari come cammino di apertura mi dice che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, tu sperimenterai la gioia di darti in ciò che ti appassiona nel lavoro su di te o nel tuo lavoro pratico, riscontrando i successi nella gioia di fare quella cosa. Senza quella stabilità, no? Che i nostri avi, i nostri genitori, i nostri nonni, la cosa fissa, no. No, perché tu sai che più ti impegni in ciò che ti piace, ti appassiona, più tu porti stabilità e radicamento, a discapito magari di figure con le quali ti confronti, che può essere archetipo di madre o altre figure di riferimento nella famiglia o altre figure nell'ambito lavorativo che magari possono deviarti da quell'istinto che tu hai già dentro, che se ti impegni in ciò che ti piace, ti appassiona, i risultati, la vera stabilità ce l'hai. Ok? Vediamo il consiglio sciamanico. Il consiglio sciamanico qual è? Il diavolone trasforma i tuoi istinti. Allora, segui soltanto la tua forte passione. Segui la tua passione facendo il lavoro sulle dipendenze. Perché, allora, qua c'è il mago, no? Allora è molto chiara la lettura, cerco di essere più esplicativa possibile. Io vedo te, che stai guardando, che tu sia uomo o donna non importa, che hai una grande energia erotica, un grande magnetismo, una grande voglia di vivere, da dentro ti nasce questa cosa. Ti confronti con vecchi modelli di riferimento su che cosa significa stabilità, radici, controllo, eccetera. Anche avidità nella famiglia, puoi aver percepito una nonna, una madre, un avo, un antenato. Tu hai invece la capacità di sentire qual è il limite delle cose e seguire il tuo istinto, perché sai che se tu segui il tuo istinto ti porta alla verità, a impegnarti in ciò che ti appassiona ottenendo tutti i risultati che vuoi, perché questo tu hai una grande capacità di plasmare gli eventi con il mago. Quindi il consiglio sciamanico è segui la tua passione, pacificando però le immagini del passato relative agli avi e agli antenati, relative alla ricchezza, e realizzerai tutto quello che vuoi.
cioè soprattutto nelle prossime ore, i prossimi giorni te ne accorgerai, perché avrà a che fare con queste immagini qui. Quindi ti consiglio anche qui, e ti consiglio il rituale abbondanza proibita, di riguardarti il podcast, fare tutto ciò che fai donandolo alla grande madre, no? Nel mudra del loto, a te, a te, a te, tutto quello che fai alla grande madre, che significa darti a quello che ti appassiona per fede, e la fede ripaga sempre. Va bene? Ok. Allora, sempre con le stesse carte, adesso andiamo a vedere in merito a quella regina di denari, perché la regina di denari, che è il tuo specchio, no? È sia una donna, un archetipo femminile che può essere, se c'è stato nella tua genia o adesso con una persona con la quale ti confronti, sia quell'archetipo ti porta a portare nella materia il fuoco che ti anima, a concretizzare questo fuoco. Va bene? Adesso andiamo a vedere in merito a quello che ti sta per accadere e quello che hanno già detto, cosa ci raccontano in merito alla regina di denari, quello che ti sta per accadere. Paggio dei denari, sono in arrivo proposte qua, cavaliere di coppe, fammene mettere due altre, il sole, guarda, allora, sia nell'ambito pratico o nell'ambito relazionale o nell'ambito, oppure può essere qua una proposta, vedo che ti sta arrivando, una proposta di natura pratica o di natura lavorativa, una proposta che ti motiva a livello emozionale, che ti porta molta felicità. Può essere a livello relazionale con una persona o amoroso o sentimentale o nell'ambito lavorativo, nell'ambito pratico, ciò che ti appassiona. Questa carta del sole mi parla di questa felicità che sgorga per questa energia. Che cos'altro? 7 di bastoni e il re di bastoni. Sì, allora io ti vedo che è come se superassi delle difficoltà inerenti a dei limiti o imposti, o ti vedo piena di magnetismo, piena di forza, di energia in seguito a questa proposta che ti arriva. E a livello amoroso, se parliamo a livello amoroso, a livello relazionale, o anche a una persona a cui vuoi bene, vedo che questa persona supera gli ostacoli inerenti alla vostra distanza, qualsiasi distanza sia, che sia emotiva, sia geografica. Vedo questo prendere posizione e realizzare questa felicità. E, vedo anche che c'è molta energia viva qua e superamento di ostacoli. Proposta, energia viva e superamento di ostacoli. Sì, che cos'altro? Che cos'altro c'è per te? 6 di bastoni, esito, riconoscimento, vittoria e successo. 6 di bastoni è il successo pubblico, è il riconoscimento, è la vittoria. La vittoria per ciò che vuoi ottenere, per ciò a cui stai aspirando, per cui la tua energia erotica, che è energia procreativa, genera, capito? Quindi ti vedo vittoriosa o vittorioso di fare qualcosa che ti appassiona, c'è qualcosa che ti appassiona qua molto forte. 6 di spade, no? Sono carte di movimento qua. Mi possono parlare anche di un viaggio che ti motiva, o di un viaggio studio, o di qualcosa che fai per studiare, o che ti appassiona, che porta molta felicità. Ti porta della felicità. Il 4 di bastoni mi parla anche di uno spostamento di casa, anche, o di un incontro, di incontri che portano gioia. Vedo che la lettura si sposta verso incontri che portano gioia. Delle situazioni che tu puoi aver vissuto dove sei stata costretta o costretto dalla vita a andare verso, no? Era per una maggiore stabilità per te. Posso vederti anche un viaggio verso un luogo dove ti fa sentire a casa. Oppure mi parlano di viaggi verso un'altra casa o un altro luogo di ritrovo, superando i limiti che possono averlo impedito. E qua abbiamo la papessa, mi parla di un grande lavoro interiore che stai facendo, e ti dicono soprattutto segui solo l'intuizione che ti darà capacità, magnetismo e direzione. Va bene? Che cos'altro c'è per te? Asso di spade, vedo che c'è molta determinazione,
chiarezza, determinazione, 3 di denari, anche ricevi delle comunicazioni per cooperare o per collaborare con altre persone. Oppure chiarezza di intenti all'interno di cooperazioni. Questo porta vittoria, porta successo. Anche per esempio qualcuno che vuole lavorare con te o cooperare con te, qualcosa che fa squadra. E anche una ristrutturazione di casa per alcuni di voi, il successo di qualcosa che arriva di una cooperazione che porta a una ristrutturazione di casa, qualcosa riguardante alla casa, no? Cos'altro c'è per te? Regina di Spade, ti vedo avere le idee chiare, che tu sia uomo o donna non importa, idee chiare a livello di laddove tu percepisci questa squadra, questo collaborazione o squadra, ti vedo che le tue qualità di discernimento e di direzione, di dire parole illuminanti, guidano la squadra, va bene? Guidano la squadra. Che cos'altro c'è per te? 5 di coppe. Possiamo aver avuto una sensazione un po' di abbandono, di tristezza in merito a questioni riguardanti la squadra, o il cooperare insieme a qualcuno o di creare struttura insieme a qualcuno. 3 di spade. Qua abbiamo subito un dolore, abbiamo avuto un dolore che ci ha forgiato. 5 di coppe, 3 di spade. Molti di voi l'hanno già vissuto questo, però c'è proprio il superamento di tutto, la chiusura di una relazione o la chiusura anche di una questione emozionale molto dura che ti ha fatto percepire una verità insindacabile che tu hai preso in mano e ne hai fatto un alleato da questa verità. Quindi c'è questa un'emozione molto profonda, molto dura che ti ha forgiato. Non sei esente dal dolore, ma ne sei uscita, o uscito rinforzato qua. Ok, quindi cos'altro c'è per te? E qua abbiamo un bellissimo asso di bastoni. Vedo opportunità di crescita, di espansione. Per me l'asso di bastoni è allegria, espansione, entusiasmo, opportunità che si radicano nella materia, Vedo che come se fossi animato dai tuoi sogni, e tu hai la capacità proprio di portare cose in equilibrio, di saper dosare la tua energia, di darti senza eccessi. Perché laddove ci sono stati gli eccessi ne hai fatto le spese alleandoti con quelle emozioni di dipendenze emotive, di dipendenze emozionali. Quindi qua vedo che c'è proprio una rinascita con l'asso di bastoni e nuove opportunità in merito. Vediamo ancora cosa c'è per te. L'appeso mi parla che hai cambiato prospettiva rispetto alle cose della vita, rispetto agli eventi, e poi abbiamo il carro che mi riconfermano successo, avanzamento e riuscita. È come se tu fossi in grado in questo momento, con quello che ti sta per accadere, di avere la direzione chiara e aver saputo trasformare i tuoi istinti in potenti alleati, tanto da riuscirti a conformare con le emozioni dolce tristezza, dolce malinconia che hai potuto vivere per farteli alleati. Quindi le comunicazioni, quello che ti sta arrivando, porta esito e successi negli ambiti che abbiamo appena visto, no? Qua abbiamo la gioia del sole, superamento di ostacoli, leadership, capacità, visione, persone che ti portano allegria, notizie, aver saputo andare incontro alla propria intuizione, guidare i propri passi e le proprie parole alla luce dell'intuizione ti farà avere successo nelle cooperazioni, in una cooperazione, proprio perché hai attraversato egregiamente un dolore trasformando il tuo punto di vista. E quindi qua vedo successo di nuovo, ma anche dei viaggi, anche un viaggio qua vedo, è un viaggio, uno spostamento che è una conseguenza di questa realizzazione tua, ok? Vediamo che cosa ti dicono questi oracoli. Gli oracoli genealogici della Maria Vittoria. Cosa hanno a dirti gli spiriti a mezzo di questi oracoli? Questa. Il sorpasso, il carro, il successo, eccolo qui. Ho il permesso di superare i miei genitori e i miei nonni, vedi come te lo dicevo qua. Mi benedico e mi
mi benedicono e mi esortano a fare meglio di loro. E infatti qua c'è un pattern energetico con la propria famiglia d'origine, però tu superi quel pattern, cioè a volte noi tradiamo noi stessi per non tradire il patto originale con la nostra famiglia, quindi evitando di guadagnare di più per non superare nostro padre, nostra madre. Cioè, a volte facciamo questo tipo di, ma non lo facciamo consciamente, è un patto, è qualcosa che viene da dentro e poi con questa stesa mi sta dicendo viene sorpassato. Quindi qua il blocco principale era proprio un patto con la propria famiglia, con l'archetipo madre soprattutto. Invece tu hai la capacità di creare equilibrio assolutamente e di investire sui tuoi talenti anche con gli studi esoterici, con lo yoga sciamanico e di realizzare tutti i tuoi obiettivi. Quindi quello con il quale ti confronterai le prossime ore, i prossimi giorni, è un archetipo materno probabilmente e di una vecchia stabilità. O di una vecchia stabilità, puoi aver, quello che ti sto leggendo può emergere nel subconscio con l'incontro con una figura femminile che può essere all'interno del lavoro, all'interno del contesto familiare, all'interno dell'amicizia, può emergere in questo senso. E questo poteva anche, diciamo, portava anche i suoi riflessi anche nelle relazioni, no? Quindi qua vedo che tu superi questo. I tuoi genitori, i tuoi nonni, come vi ho spiegato nel video Il Pentacolo Magico, possono aver voluto delle cose, no? E non esserci arrivati. E quindi tu per fare un'opera gradita ai tuoi avi non le raggiungi i tuoi obiettivi perché preferisci tradire te che tradire loro. Ma in questo caso, no? Allora, facendo la formula pentacolare, loro ti danno, cioè realizzando i tuoi obiettivi, i tuoi scopi, tu realizzi loro. Mi spiego quello che voglio dire. Ecco dove sta il diavolo come consiglio sciamanico. Utilizza quelle dipendenze dalla tua famiglia, dipendenze emozionali anche inconsce, per trasformare con le emozioni anche il rituale erotico della Kundalini qui, per realizzare gli obiettivi. Mi spiego? Mettiamone un'altra di questi. Eccola. Il mandato. Porto a termine ciò che i miei antenati hanno iniziato, questo è il mio compito. I tuoi antenati, i tuoi avi hanno iniziato qualcosa che poi non hanno concluso, rimanendo magari vittime delle loro stesse resistenze, no? Allora, pacificando queste emozioni già in questo momento, è come se ti venisse dato ciò che ti spetta, ciò che ti meriti. Può essere un contratto di lavoro, può essere un avanzamento, una riuscita in ambito personale. E quindi ti stanno dicendo con queste carte, tu sorpassi i limiti inerenti a un vecchio pattern genealogico familiare e porti a termine ciò che i tuoi avi, i tuoi antenati ti hanno donato. E allora c'è una potente formula psichica che mi viene da dirti in questo momento, che è quella che facciamo fare quando facciamo fare il patto con gli spiriti durante i percorsi individuali nelle masterclass, è: ogni sera prima di addormentarti pronuncia questa potente formula psichica ai tuoi avi e ai tuoi antenati. Prometto che ciò che non è stato fatto e deve essere ancora fatto, farò. Prometto che ciò che non è stato fatto e che deve essere fatto, farò. A questo punto i 10 denari che troviamo nel blocco principale diventa il tuo più potente alleato. Ok? Wow, che lettura bomba. Vediamo cos'altro ti dicono le carte di numerologia sempre della Maria Vittoria. Il verbo crea. Prima penso, poi parlo. Poche parole possono produrre pentimento o amore. Che cosa vi ho detto qua? Il pentacolo magico, che è: ti benedico, ti amo, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. E invece di dire contro, no? O di dire qualsiasi cosa che non è allineata con la pacificazione, il verbo crea. Perché il verbo crea? In principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne.
quindi la parola crea. E allora ti stanno esortando a fare la pacificazione degli antenati, la pacificazione delle immagini perturbate. Cos'altro? La depressione a cui si è potuta andare incontro in un momento di tristezza, un momento di chiusura, no? C'è sempre una via d'uscita, a volte basta conoscere le memorie genealogiche che qualsiasi sensazione di depressione o di ansia che tu hai avuto, non è tua. Allora, quando ti arriva qualcosa, non devi mai dire mi sta arrivando questo, sto sperimentando, cioè non è mai per a te che arriva la cosa, la rabbia, la depressione, no, è l'archetipo che agisce attraverso di te. E qua abbiamo un archetipo familiare che ha potuto agire facendoti andare in depressione o facendoti avere quelle sfumature che la nostra mente razionale addita come negative. Ma siccome per lo yoga sciamanico non esiste nessuna malattia, esistono solo spiriti non pacificati, cioè noi terapeuti, maestri yoga sciamanico non abbiamo pazienti, non abbiamo clienti, cioè i nostri clienti, i nostri pazienti non hanno dei problemi, sono anime, persone che hanno spiriti non pacificati. Bisogna pacificare lo spirito, che è l'archetipo. Allora, facendo questo, tu risali da tutto questo. Questi sono dei suggerimenti forti che ti stanno dando, ok? Adesso mettiamoci uno di questi oracoli, gli oracoli della magia di Eiwa. Viaggio, vedi che c'è un viaggio qua, o uno spostamento, movimento, trasferimento, viaggio. Anche ottenere un trasferimento qua è possibile, che dà nuova stabilità. Fai i bagagli, la carta viaggio predice un viaggio imminente o uno spostamento di luogo, anche di 20 km. Potrebbe essere semplice come una vacanza, un ritiro, anche un ritiro spirituale può essere nel lavoro su di te, con una persona che ti aiuta nel radicamento, o anche un viaggio di lavoro. Questa carta potrebbe anche segnalare un trasferimento di residenza o un trasferimento di lavoro. È proprio quello che ti ho continuato a dire per tutta la lettura per moltissimi di voi. Ok? E vediamo che cos'altro ti dicono gli spiriti a mezzo di questo oracolo. La voce interiore, te l'ho già detto prima con la papessa, segui solo la tua voce interiore. Faccio fronte alle mie paure interiori e scopro la mia voce interiore. La mia intuizione mi guida per il cammino della luce. Te l'ho appena finito di dire. Quindi, ragazze mie e ragazzi, è una lettura molto potente. Prossime ore, prossimi giorni avrai a che fare con queste dinamiche per fare cosa? Per realizzare tutti i tuoi obiettivi, che già te l'hanno detto, avrai successo in quello che prossimamente si presenta. Ok? Detto questo, concludo qua e passo all'altra variante se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per la terza variante con le mie ragazze e i miei ragazzi. Vediamo qual è il messaggio per te in questa terza variante rispetto a quello che nelle prossime ore o stai già vivendo, ti sta accadendo. Vediamo qual è la direzione possibile, dettagli e sfumature. Allora, chiedo agli spiriti di realizzare questa creazione per te. Andiamo prima di tutto a fare una struttura della diagnosi energetica tua personale in questo momento, per avere il quadro chiaro. Poi andiamo a vedere come si muove l'energia nel concreto. Allora, struttura della diagnosi energetica personale tua in questo momento, energia tua attuale. 7 di denari, stai aspettando i frutti di qualcosa su cui hai già investito. Mi può parlare di lavoro, di tempo, energia, hai dato, hai coltivato, hai seminato. Ti vedo in attesa di frutti, ma anche, dipende dal tuo livello di consapevolezza, di un'attesa fruttifera, cioè come vedi su questa immagine si colgono già i frutti di ciò che si è seminato e si aspettano gli altri, no?
con fiducia, con pazienza, sai che hai piantato e nascerà il germoglio. Quindi è come se stessi già godendo dei frutti. Se non lo stai facendo, i tarocchi ci danno una perfetta narrazione su come deve andare la cosa affinché possa prosperare meglio anche il resto, no? Quindi è un'attesa fruttifera, come vedi prende l'uva, sta già bevendo del vino, ha seminato, è una persona che attende pazientemente i frutti della sua semina. Ok, magari stai aspettando delle entrate in termini di energia, di denaro. Vediamo le influenze esterne, cosa arriva dall'esterno. E qua hai i frutti del tuo lavoro, re di denari. Qua c'è una persona responsabile, una persona stabile, una persona quello che dice fa. Vedo che hai un'energia molto responsabile, oltre che al fatto attiri una persona responsabile. Questo si verifica nelle prossime ore, nei prossimi giorni, si sta già verificando, Quindi i risultati del tuo lavoro vengono ripagati, mi dicono. Stanno venendo già ripagati in questo momento. Abbi fede nel resto, perché può essere anche che stai aspettando il prestito per qualcosa, un prestito, un qualcosa nella vita pratica, insomma. Vediamo qual è la tua forza interiore in questo. Qual è la tua forza interiore? Il Papa, hai una capacità interiore di seguire il tuo daimon perfettamente, il tuo spirito guida. La tua forza interiore è quella di portare equilibrio tra gli altri e di essere una guida per gli altri. Essere una guida anche col tuo datore di lavoro, attenzione, o con la persona alla quale hai chiesto qualcosa o con il tuo corrispettivo esterno, essere una guida per le altre persone. Perché tu segui la tua guida. Qua c'è una persona che fa yoga, non lo so se stai facendo il cammino sciamanico con me, però c'è una persona centrata in equilibrio che segue la sua voce interiore e ha la capacità anche di saper prendere delle decisioni importanti non solo per te, anche per gli altri, cioè porti una sorta di ambasciatrice, ambasciatore, no? La tua forza interiore è proprio la capacità di seguire lo spirito interno e di saper prendere delle decisioni che non sono opinabili dalla mente razionale, perché sono decisioni interne, ok? Bellissimo. Quale può essere il blocco principale, prossime ore, prossimi giorni? Il blocco principale. Il 9 di bastoni, un po' di stanchezza, forse stanchezza nell'attesa. Diciamo che il 9 di bastoni è il guerriero resiliente. So che ne hai vissute tante, so che ne hai passate tante. Il punto è non arrenderti proprio adesso. È come se, se potresti, cioè da un momento all'altro potessi sentire una no, mi arrendo, no? Non arrenderti adesso, mi dice il 9 di bastoni nella posizione del blocco. Mm, non arrenderti proprio adesso. Non arrenderti proprio adesso perché il cambio è qua, è imminente, cavaliere di bastoni. Vediamo qual è il cammino di apertura. Devi uscire fuori dalle gabbie mentali, non arrenderti proprio adesso perché i blocchi sono solo della tua mente. Perché la tua forza interiore è quella di seguire il daimon, proprio fede nel daimon, prendere decisioni anche se non vedi, prendere decisioni a partire dalla tua intuizione, anche se non vedi. Non arrenderti proprio adesso. Quindi uscire fuori dalle gabbie mentali che creano problemi esterni, no? Vediamo qual è il consiglio sciamanico. Cavaliere di coppe, apriti, fai le cose che ti piacciono, concentrati solo su quello che ti piace, spostati, datti alle emozioni che stai vivendo come tuoi potenti alleati affinché tu possa realizzare questa semina che hai fatto, i germogli di questa semina. Il consiglio è il Cavaliere di Coppe. Chi è il Cavaliere di Coppe come archetipo? Colui che si dà, colui che ama visceralmente anche la sensazione di stanchezza che stai provando adesso. Amala fino in fondo. La dea della stanchezza è una dea potentissima. Devi dialogare con amore con la dea della stanchezza. Questo è il cammino sciamanico. Dialoga, dea, sei qui con me. Se sei qui con me io voglio essere nell'altezza. E allora sentirai che non devi essere performante a tutti i costi, che non devi essere assolutamente secondo i modelli
culturali, no? Che ci vogliono performanti, veloci, eccetera. No, datti. E la dea della stanchezza ti parlerà attraverso i gesti che farai. Questo è il consiglio sciamanico. Ora vediamo cosa arriva. Abbiamo visto la diagnosi energetica. Vediamo cosa c'è per te. Cosa arriva? Cosa arriva per te? Eccole, eccole, ecco. Guarda, guarda, felicità. Re di spade. Allora, sta arrivando grande felicità, notizie felici da parte di una persona. Una persona ti porta delle notizie felici. Può essere una persona, un giurista, mi viene da dire, un avvocato, o una persona che conosci, o sono le tue idee chiare che arrivano. Cioè, arriva questa felicità, questo sole, no? E le idee chiare su come procedere. Qua ti vedevo con il lotto di spade, come se tu ti slacciassi, ti togliessi la benda, prendessi la spada e la usi dalla tua parte, no? Quindi notizie felici. Ancora cosa arriva per te? Allora, 6 denari, arrivano dei soldi, se stavi chiedendo per i soldi, arriva del denaro o una persona che ti aiuta a livello energetico per realizzare qualcosa sul piano concreto, pratico, ti togli di dosso la stanchezza, 10 di bastoni, arriva il denaro, asso di denari di nuovo e asso di coppe. Qua arriva un'opportunità importante sul piano della realtà concreta che genera molta felicità e apertura del cuore. Mi può parlare di denaro, di una nuova opportunità lavorativa, e laddove non sei stata, non sei stato percepita o percepito il tuo valore, non è stato riconosciuto, hai dato di più, magari non hai ricevuto, questo si toglie, questi pesi si tolgono, arriva questa nuova opportunità oppure un denaro laddove tu hai portato sulle spalle responsabilità, hai sentito il peso di alcune responsabilità, magari all'interno dei figli, con i figli, oppure hai sentito delle responsabilità, non ti sei sentita, non ti sei sentito in equilibrio, no? A livello energetico o a livello di denaro. Ecco, sta cambiando tutto perché mi parlano di un asso di denari e te l'avevo già detto qua, è una persona che dà, no? Un aiuto sta arrivando, un aiuto, una persona che dà, e questo asso di coppe mi parla di wow, questo rilascio emozionale, l'asso di coppe è l'amore non relazionale, no? Soltanto l'asso di coppe è proprio per eccellenza quella gioia nel cuore che ritorna dopo un appesantimento, va bene? Cos'altro in arrivo per te? 8 di coppe, vedo spostamento, anche un piccolo viaggio breve, la giustizia, bellissimo, 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 asso di spade, guarda quanti assi che c'ha questa lettura, e il paggio di coppe. Allora, io innanzitutto ti vedo finalmente libera, libero e grato alla vita, perché le cose laddove hai percepito ingiustizia o a livello economico, a livello energetico, in una situazione o con una persona, si aggiusta. La giustizia mi parla anche di questioni di firme che vengono messe, di cose anche legali o di contratti lavorativi che ti rendono un contratto lavorativo che implica però un lasciare un vecchio modo di essere, o anche un qualcosa che fai da sola o fai da solo. Mm, Qua c'è uno spostamento, un cambio emotivo che va verso un equilibrio raggiunto, giustizia arriva, una conferma, una chiamata che taglia via i dubbi o le preoccupazioni in merito a questo cambio, e ti vedo proprio con il paggio di coppe grata o grato alla vita, piena di creatività, piena di entusiasmo. Per alcune di voi entra c'è una persona che ti dà molta felicità, può essere magari una persona più giovane di te, più piccola di te, che porta entusiasmo alla tua vita, può essere una persona di interesse, può essere un'amica, può essere un amico, che porta molta gioia. Vedo delle notizie, informazioni che portano molta gioia, va bene? Ritrovando quella tua armonia, quella tua spensieratezza, mi verrebbe da dire, quella gioia di vivere, va bene? Vediamo cos'altro arriva per te. 5 di bastoni. Potresti essere stato combattuto nel lasciare una via vecchia per andare verso la nuova, no? O potresti aver avuto, per un cambio che volevi fare, non lo so in che ambito, aver avuto discussioni con delle persone, o con il tuo intorno, o
allora arriva la giustizia per sistemare le cose, va bene? Giustizia e chiarimenti. Qua c'è il 2 di coppe, qua c'è l'amore, anche dei chiarimenti o un nuovo amore che ti sollevano. Non solo, mi parlano di due aspetti qua, a livello lavorativo e a livello amoroso. Quindi arriva l'amore per te o un rinnovo della relazione. 6 di bastoni mi parla di un successo e di una vincita. In questo amore, in questa relazione, questa è anche una relazione lavorativa, ti vedo riconosciuto per il tuo valore e celebrata. Qua hai esito e successo per la semina che hai messo già nel passato su qualcosa o su più aspetti, perché sei guidato dal maestro interiore. Quindi il 6 di bastoni mi parla di riconoscimento a livello relazionale, riconoscimento lavorativo, un successo, un esito, anche vittoria sui nemici, diciamola così, tra virgolette, va bene? Anche vincere cause legali per i figli, anche questo per alcuni di voi. Cosa arriva per te? Regina di spade, ti vedo mente lucida, le tue parole sono lame, ma lame di verità. 8 di bastoni, puoi ricevere anche delle comunicazioni da parte di una persona qua, di una figura femminile, una persona che ha una... qua abbiamo l'archetipo della regina di spade, o sei tu o è un'altra persona, però qua si sbloccano questioni irrisolte, mi dicono. Si sbloccano questioni irrisolte che mantenevano una tensione fino a questo momento, questioni irrisolte sia nell'ambito pratico lavorativo che nell'ambito sentimentale. Vedo comunicazioni, vedo uno sblocco di energie, da che l'energia era più pesante, no? Cos'altro arriva per te? 4 di coppe, qua io ti vedo riflessiva, riflessivo, a livello magari emotivo, un po' inappetente, o lo sei stata o lo sei stato questo. E il 3 di bastoni mi parla di mettersi alle spalle questa inappetenza emotiva, proprio perché comunque sia, grazie, il 4 di bastoni ci parla anche della contemplazione delle proprie emozioni, no? Il 3 di bastoni mi parla dell'apertura di un nuovo cammino, la fine di un ciclo molto doloroso col 10 di spade. Può essere che hai finito una relazione, arriva una relazione nuova, o qualcosa a livello emotivo ti ha fatto molto male e adesso c'è una ripresa a tutto tondo. Una ripresa a tutto tondo col 10 di spade qui. Cos'altro? E il re di bastoni, ti vedo rinascere come l'araba fenice, non è uscito il giudizio, ma il re di bastoni mi parla di una rinascita come se fossi l'araba fenice. Ti vedo avere capacità di leadership, di visione, avere un successo nell'ambito pratico, nell'ambito lavorativo, o avere successo, esito, qua mi diceva il 6 di bastoni, no? E questo ti porta a essere seguita, a essere seguito, avere una capacità di visione che grazie al viaggio ctonio sotterraneo che hai fatto porta a una grande espansione. L'espansione che sta arrivando adesso non sarebbe stata possibile se non avessi contemplato le tue emozioni e non avessi anche avuto una sorta di inappetenza emotiva, no? Ecco perché dovevi chiudere un ciclo doloroso, magari ti eri un po' ritratta o ritratto. Qua cambia tutto con il re di bastoni, cambia assolutamente tutto. 9 di spade, elimina i pensieri ossessivi qua, cioè lavora sulle emozioni, perché il 9 di spade mi parla di pensieri ossessivi che riguardano la ricerca di felicità, che la mente cerca di farti arrivare alla felicità, però non è la mente lo strumento per realizzare la felicità, no? Piuttosto è il cambiamento di prospettiva. Come posso arrivare a quella felicità, a questo sole della prima carta? Cambio la prospettiva e tutto il resto di cui abbiamo parlato si renderà palese davanti ai tuoi occhi. Mi dice che potresti aver avuto delle attese che sono state attese interminabili nel conseguire i tuoi obiettivi, nel vedere germogliati i tuoi sforzi, no? Ma questo è in arrivo. È in arrivo, questa lettura è conferma dell'arrivo. 4 i denari, magari sei stato un po' più ritirata in te stessa o ritirato, facendo i conti con le tue risorse, sia energetiche che economiche. Assolutamente questo sta cambiando tutto. Il 9 di denari mi parla di una sufficienza, autosufficienza emotiva, economica e libertà finanziaria. Quindi abbi fede, perché le tue paure più grandi sono solo nella mente. 8 di spade, lo dicevamo prima, lo confermano col 9 di spade. Quindi questa è una lettura che proprio ti deve arrivare per conferma
che tutto ciò che hai seminato in passato, hai aspettato tanto, però quell'attesa sei stanca o stanco, quell'attesa era funzionale a superare le tue paure della mente. Perché il 9 di denari, come il 6 di bastoni, mi parlano di realizzazione di un'autonomia economica, finanziaria, ma anche di un'autonomia a livello relazionale, perché c'è anche la relazione qua. Qualsiasi relazione tu abbia avuto che ti ha dato un grande dolore o una perdita, un dolore, no? Una certa verità, era per farti emergere la responsabilità di emergere come anima prima individualmente e poi condividerti con altri o con un'altra persona. Mi spiego? Molto potente anche questa lettura. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli genealogici della Maria Vittoria. Soldi, cioè come se tutta la lettura non avesse parlato di questo, soldi o valore. Il valore di te, no? Allora, soldi, i miei genitori mi danno il permesso di creare abbondanza nella mia vita e quindi questa è la conferma di tutta la lettura dove parliamo di valori concreti, di prosperità, che cos'è per me la prosperità, cos'è per te la prosperità vera. Come vi insegno sempre, la prosperità vera consta di 4 pilastri fondamentali. Prosperità di idee, perché se non hai idee non puoi trovare quella spinta vitale per realizzarle e per realizzare abbondanza anche economica. Quindi prosperità di idee, prosperità di affetti, e qua vedo che ce l'avrai, ce l'hai. Prosperità di salute e prosperità di denaro. Sono 4 pilastri sui quali si stabilisce la prosperità. E allora i denari qua, no? I denari sono spirito, la materia è spirito, quindi quando noi sistemiamo le cose psicospirituali si crea prosperità anche nella materia, nella realtà visibile. E noi qua possiamo aver avuto anche i limiti della nostra genia, i soldi appartengono ai cattivi, i soldi sono del diavolo, oppure chi ha i soldi è un delinquente, no? E queste sono le memorie ereditate dalla nostra genia, che non sono sempre coscienti in te. Quindi ti consiglio di vedere il video Abbondanza Proibita sulla genia, proprio di dedicare i meriti di tutto quello che stai facendo alla grande madre, alla terra, allo spirito per generare questa prosperità. Allora qua mi dicono, questa carta oracolo mi racconta dell'ultima carta estratta dai tarocchi, che i miei genitori mi danno il permesso di creare abbondanza nella mia vita. Qua io ti vedo abbondante nella tua vita. Va bene? Ok. Vediamo che cos'altro ti dicono questi oracoli. Questa. Memoria genealogica numero 16. Parliamo della torre. La torre è la distruzione di una vecchia identità. Quindi qualcosa è crollato nella tua vita fattiva, nella tua vita concreta e reale. Ti senti crollare, o è crollato qualcosa, una struttura, un'identità, mancanza di denaro, mancanza di quell'autosufficienza di cui hai bisogno, o non avere tutto come lo vorresti. Qualcosa è crollato, mi stanno raccontando, per poter far sorgere l'autonomia. Perché sulla base di quei vecchi modelli di riferimento non poteva ergersi una struttura solida. Qua dice, nella mia genealogia un bambino è morto in un crollo, questa memoria porta tristezza nella mia famiglia e ai miei discendenti. Oggi pratico 1 minuto di yoga della risata. Allora qua la Maria Vittoria dà un assist, no? A livello immaginale, archetipico, la memoria genealogica di un bambino morto in un crollo è molto pesante. Potresti aver avuto questa memoria nella tua famiglia, magari non ne sei consapevole, magari una tua bisnonna, un tuo avo, un tuo antenato, però noi siamo perfettamente consapevoli nelle nostre cellule di queste memorie. Allora, un bambino che muore in un crollo è una ferita insondabile, talmente profonda che noi come immagine possiamo pensare a tutte quelle volte in cui è crollata la nostra bambina interiore, bambino interiore, no?
quando per i modelli di riferimento culturali e sociali abbiamo messo la nostra bambina, abbiamo fatto crollare proprio la nostra bambina, il bambino interiore. Allora, tutte le volte in cui ti si ripresenta questa immagine, in cui non hai dato vita o hai occultato il vero sentire della bambina, il bambino interiore, l'immagine della memoria genealogica numero 16 ritorna. Allora, ti consiglio di fare la danza del piacere che trovi sul canale, proprio per pacificare tutte queste immagini che possono venire dalla memoria genealogica numero 16, che è la torre, va bene? Perché i tarocchi hanno fatto una narrazione straordinaria di quello che è accaduto, che sta accadendo e che sempre accadrà, perché esiste solo un eterno presente. Quando noi riconosciamo le nostre ferite che vengono messe in atto da modelli automatici che si ripetono nella nostra vita, sono dei pattern vecchissimi, che non sono della nostra vita, sono della nostra famiglia a livello genealogico. Allora, la consapevolezza di queste dinamiche ti rende libera di creare un destino straordinario che non ha più niente a che fare con il ripetersi di pattern energetici del passato, ok? Wow, ok, perché questo 9 di spade, questo 8 di spade ha a che fare con il crollo della bambina o del bambino interiore. Mi spiego? Vediamo cos'altro ci dicono questi. Sempre della Maria Vittoria, le carte della numerologia. La dipendenza. Ho fiducia in me stesso e negli eventi, sono sicuro di me, sono indipendente. Eccola qui. Il 9 di denari è la figura di colei o colui che è indipendente a livello economico, a livello emozionale, a livello emotivo, no? E non è più dipendente. Qua noi stiamo tagliando le corde della dipendenza da modelli, da pattern energetici che ci vengono dalla genia. Va bene? Quindi qua io vedo l'aspirazione a diventare indipendenti. Che cos'altro? E riceverai una sorpresa. Contatta la tua parte autentica, quella in grado di fare miracoli. Qua c'è un bambino, abbiamo appena parlato del bambino, incredibile. E allora ti consiglio anche di fare il rituale per risvegliare il tuo potere occulto, dove alla fine della sequenza fluida trovi la meditazione della bambina o il bambino interiore. Questa lettura ti sta dicendo che presto riceverai una sorpresa grazie al fatto di aver contattato quella tua parte bambina o bambino che guida i passi della lettura che abbiamo appena fatto, realizzandoti istantaneamente questa sorpresa. Va bene? Mettiamone un'altra di queste, oracoli della magia di Ewa, di Avatar. Veggente, verità. La veggente può leggere tra le righe e comprendere ciò che non viene detto. Moak è arrivata ora per sfidarti a uscire dalla negazione e iniziare a dire a te stesso la verità sulla tua situazione. La verità può ferire, ma ti renderà libero. Una volta fatto ciò, i tuoi occhi si apriranno e riceverai un dono potente. È molto forte questa carta. Molte volte non siamo onesti con noi stessi. Questo ti sta dicendo. Allora le carte mi hanno perfettamente detto che c'è una dipendenza di natura o economica o dipendenza da cosa pensa l'altro di me. Ce l'abbiamo tutti questa qua, e qua me la mettono marcata. Allora, non è solo questo, ma che c'è una... crediamo di aver lavorato tanto su di noi, però non è un lavoro empirico fino alle cellule. Il lavoro empirico fino alle cellule, quello vero spirituale, è ogni giorno. Quindi questa carta ti chiede molta onestà, ti chiede onestà. Per arrivare a questa indipendenza devi capire che hai una dipendenza. E nella misura in cui lo vedi, i tarocchi ce l'hanno raccontato per sommi capi, hanno fatto una bellissima narrazione, allora la dipendenza si scioglie. È la consapevolezza che rende l'uomo libero. Quindi questa è una lettura molto potente, ragazze e miei ragazzi. Nella misura in cui riuscite a fare le pratiche o prendere consapevolezza dalla lettura stessa, o magari fatevi l'abbondanza proibita o la danza del piacere o quello che vi risuona di più,
Come vedete questa lettura poi si incanala, come mi scrivete già centinaia di voi ogni volta, dopo settimane e mesi, caspita fra, quella lettura non la sentivo, a un certo punto mi è arrivata a bomba, è quello il senso. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qua e ti faccio un in bocca al lupo grandissimo, aspettati quella sorpresa, istantaneamente, immancabilmente. Io ti abbraccio forte forte e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!